Il metodo della temperatura basale, lo risottolineiamo, ne abbiamo parlato più volte, non c'è metodo più semplice, più facile di autodiagnosi che ogni donna potrebbe fare nel corso della sua vita sessuale, dal momento della pubertà menarca fino alla premenopausa che entra a 45 anni, quindi lei non entrerebbe più in questo range, di andare a valutare, a usare il metodo della temperatura basale per vedere la sua attività ormonale, perché la donna attraverso i suoi ormoni può prevenire due malattie fondamentali che sono quelle causa di morte e di malattia, di morbilità oltre che di mortalità, che sono la malattie cardiovascolari, infarto ictus, e malattie tromboemboliche in una donna. Quante donne vanno incontro alla tromboembolia, specialmente se usano anticoncezionali, e poi praticamente le malattie tumorali. Ricordiamo che nella donna il tumore al seno è il cancro più frequente in assoluto, si fa tanta prevenzione, ma nessuno spiega l'importanza di autodiagnosi attraverso il metodo della temperatura basale. Purtroppo noi non abbiamo nella nostra cultura la cultura di insegnare, e perché purtroppo non abbiamo buoni allievi o allieve che vogliono imparare quelle che sono le regole fondamentali per mantenere e controllare il proprio stato di salute. Perché se io mi faccio un'autodiagnosi prima del tempo, io posso prevenire la maggior parte delle mie malattie, in particolar modo quelle legate al metabolismo. Basta fare un'analisi del sangue per capire dai valori della glicemia, dei trigliceridi e del colesterolo se sto mangiando bene o male, e se poi vado a fare un'emoglobina glicata che il suo valore ideale dovrebbe essere intorno ai 4,8 e non superarlo, e poi vedo una persona quasi normale fisicamente che sta a 5,3, io gli dico: beh, signora mia, lei ha mangiato abbastanza. Poi casomai vado a fare i trigliceridi e trovo 40 di trigliceridi, dico però sta bene. Trovo 190 di colesterolo, sta bene. La domanda è: ma lei se l'è mangiati prima i carboidrati di queste analisi, o se nei 3 mesi prima, nei 3 mesi prima? Perfetto. Allora l'emoglobina glicata ci dice quello che ha mangiato negli ultimi 3 mesi. Il valore dei trigliceridi ci dice quello che lei ha mangiato, e della glicemia ci dice quello che lei ha mangiato la sera prima. Un altro parametro che ci può dire quello che lei si è mangiato negli ultimi 3 mesi e come ha metabolizzato i grassi è il valore dell'HDL, e vedo che lei ha 90, quindi diciamo che lei, pur essendo forse una che mangia carboidrati, che non ha molta attenzione o non aveva attenzione a quello che mangia, lei purtroppo, o meglio per fortuna, ha una genetica favorevole in cui ha un HDL a 90. Allora, HDL a 90 lei vuol dire che praticamente un infarto probabilmente non c'è nella storia familiare, non c'è stato. Non ricorda infarti. Ictus ne ricorda? No, perfetto. Quindi malattia cardiovascolare nella famiglia sua non c'è stata. Tumore al seno è un'altra cosa, però l'HDL ci dice subito che lei dal punto di vista cardiovascolare sta bene. Il tumore al seno, che cosa non ha fatto mai lei? Il metodo della temperatura basale. Il metodo della temperatura basale. Lei ha avuto cicli mestruali sempre regolari? Sì, sempre. Sempre regolarissimi, con ovulazione al 14° giorno? Sì. Di questo ne è sicura? Abbastanza, diciamo, erano sempre... Questo andrebbe andarlo a verificare, perché se noi abbiamo questo qui, noi potremmo dire con tranquillità che lei ha un HDL buonissimo, che le previene tutte le malattie cardiovascolari, per quanto lei possa essere disattenta all'alimentazione, a mangiare carboidrati e quindi produrre grassi endogeni, riesce a rimuoverlo. Quello che potrebbe però andare a inficiare potrebbe essere una predisposizione al tumore al seno se lei avesse avuto irregolarità mestruali, soprattutto nella fase, non tanto non di 28 giorni, ma se la fase follicolinica durava più dei 14 giorni considerati come il tempo normale necessario per avere una maturazione dell'ovulo. Non avendo mai fatto il metodo della temperatura basale, lei non sa se ha avuto fasi follicoliniche corrette. Sì, perfetto, però non avendo avuto tumori al seno, purché ci sono nella storia della sua famiglia,
Lei che cosa non può sapere? Dice io non ho avuto tumore al seno e ci ho avuto praticamente sempre una fase follicolinica estrogenica nel range e una fase luteinica progestinica che non è stata mai inferiore ai 10 giorni e mai superiore ai 17 giorni. Se lei sta in questi range, il tumore al seno di solito non viene. Chiaro? Se incomincia a sballare questi qui e un giorno si accorge che c'ha un nodulo al seno, e allora lì potrebbe dire lo sapevo che forse ero a rischio e mi è arrivato. La estrogenica ce l'avevo.